Salve ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a costruire delle zanzariere fisse in alluminio con un kit acquistato da Leroy Merlin. Eccole qui, belle esteticamente, facili da realizzare e molto robuste. Andremo a vedere i vari componenti del kit, gli attrezzi che servono per realizzarle e come assemblarle. Subito dopo la sigla. Buona visione! Allora ragazzi, tutti i componenti del kit possono essere acquistati separatamente, così possiamo acquistare soltanto ciò che ci serve in base alle misure della nostra zanzariera e a quante zanzariere dobbiamo fare. I 4 componenti base che bisogna acquistare per realizzare la nostra zanzariera sono il profilo in alluminio, che è venduto in barre da 2,5 m e può essere bianco come in questo caso, marrone o nero. Gli elementi di giunzione AL che servono per fissare i montanti ai traversi, gli elementi di giunzione a T per quando dobbiamo fare delle zanzariere di grandi dimensioni, il cordino fermarete che non è altro che un cordino in gomma con la sua rotellina per applicarlo, e la rete in fibra che è venduta in varie misure. Tutti gli altri componenti che servono per il fissaggio della zanzariera sul supporto li vedremo dopo. Adesso andiamo a vedere quali attrezzi ci servono per costruire le nostre zanzariere. Abbiamo bisogno di un metro, una squadretta, un pennarello, una sega a ferro, un martello e un cutter. Bene ragazzi, la prima cosa da fare ovviamente è prendere la misura della nostra finestra. Dunque ragazzi, in questo caso la nostra inferriata misura 40 cm di larghezza e 50 in altezza. Siccome voglio lasciare un centimetro di bordo su tutto il perimetro, la farò 38 cm di larghezza e 48 in altezza. Ora ragazzi, prima di tagliare i profili in alluminio bisogna fare una piccola considerazione. Gli elementi di giunzione AL hanno questo quadratino qui, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Questo quadratino qui misura 2,5 cm per 2,5 cm. Siccome questo rimane fuori dai profili, bisogna fare 2,5 per 2, 5 cm, quindi ai 38 cm andiamo a togliere i 5 cm, quindi faremo i due traversi da 33 cm e i due montanti da 43 cm. Prendiamo il profilo di alluminio e con il metro andiamo a fare prima i montanti e segniamo con il pennarello 43 cm. Con la squadretta tiriamo una riga a 90 gradi precisi e procediamo con il taglio dei profili con la sega a ferro. Piano piano, cercando di andare il più dritti possibili. Ecco qui, una volta fatti tutti e 4 i pezzi, prima di assemblare il telaio bisogna acquistare questo magnete perimetrale che va inserita nei profili d'alluminio proprio qui e ci darà la possibilità di applicare la zanzariera sull'inferriata. Tagliamo pressappoco il pezzo che ci serve, anche un po' di più, con delle forbici, anche forbici da cucina vanno benissimo, e lo andiamo ad infilare nel profilo così. Ecco qui, l'eccedenza la andiamo a tagliare. E ripetiamo l'operazione a tutti e 4. Ok, ora possiamo passare al montaggio del telaio. Prendiamo i 4 elementi di giunzione AL, 1, 2, 3, 4, e questi tappini li mettiamo da parte e dopo vi spiegherò a cosa servono. Adesso vediamo qual è il verso giusto per infilare gli elementi di giunzione. Considerato che questo lato del profilo va all'esterno della finestra e quest'altro lato che ha un dentino va all'interno, se rispettiamo la parte liscia del profilo e la parte liscia del giunto, non scanalata così ma liscia, vanno infilati in questo modo, così, finché va, e con il martello, poggiando il giunto sul tavolo, daremo dei colpi qua sopra. Ecco qui,
Ed ecco qui il nostro telaio con le sue calamite. Adesso lo proviamo. Perfetto, non rimane che metterci la rete. Andiamo subito a vedere come si fa. Prendiamo la rete e la poggiamo sul nostro telaio e con il cutter la andiamo a tagliare. Ecco qui. Ora prendiamo il nostro cordoncino in gomma, blocca rete, e tagliamo due pezzettini piccoli. E ora vi spiego subito a cosa serve. Praticamente questi due pezzettini li andiamo ad inserire nell'apposita scanalatura. Qui tiriamo un po' la rete, la mettiamo dritta e inseriamo un altro pezzettino qui, così se dobbiamo realizzare delle zanzariere molto grandi, questi due pezzettini ci terranno ferma la rete. E iniziamo ad applicare il cordoncino in gomma dal lato opposto. Schiacciamo un po' la rete così e iniziamo ad inserire il cordoncino in gomma. Ho spostato la telecamera così posso farvi vedere meglio. Allora, dicevamo, appena applicati i primi 2-3 cm di cordoncino, lo teniamo dritto sulla scanalatura e tiriamo leggermente la rete, non tantissimo. E con la sua rotella iniziamo a mandarlo dentro, così. Poi lo ripassiamo, lo tagliamo qui e facciamo il lato dove avevamo messo i due pezzettini piccoli. Li sfiliamo, tiriamo bene la rete e iniziamo a inserirlo. Si può andare sia in un verso che nell'altro. Praticamente questa non è una vera e propria rotellina, non è che gira, è fissa. Serve solamente ad aiutare il cordoncino a entrare nella scanalatura. E ci manca l'ultimo pezzo. Ecco qui, a posto. Tagliamo l'ultima eccedenza. A questo punto, con il cutter, andiamo a rifinire la rete, facendo sempre attenzione alle mani. Ecco qui. Giriamo la zanzariera e prendiamo i 4 tappini che avevamo messo da parte prima e questi vanno inseriti ai 4 spigoli. 1, 2, 3 e 4. Ed ecco pronta la nostra zanzariera. Diciamo addio alle zanzare. Ok ragazzi, adesso abbiamo visto come fissare la zanzariera con il magnete. Andiamo a vedere altri due componenti del kit che ci permettono di fissare la zanzariera in un altro modo. Dunque abbiamo i supporti per fissaggio frontale, questi 4 supporti qui, e questi vanno messi in modo che la zanzariera, quando la dobbiamo applicare, si infila dal basso verso l'alto e poi riscende. Ve lo faccio vedere subito. Ecco qui. Si infila nei supporti superiori che sono più lunghi e poi riscende, è fissata. O altrimenti con la staffa di fissaggio, queste 4 staffette a L, queste qui, e queste vanno inserite nello stesso canale dove avevamo messo prima la calamita, in questo verso. Qui ci va il tassello per le zanzariere tra due muri. Bene ragazzi, sotto in descrizione vi lascio il link del sito, così potete andare a vedere tutti i componenti e gli accessori del kit. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete un bel like e non dimenticate di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo progetto Fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti!